Eccoci qua. Allora, finalmente abbiamo finito il nostro gennaio, quindi io ho fatto 31 righe con questo punto a rilievo e ho scelto di lavorare la parte piena, quindi non rigata. È il motivo per cui adesso, quando inizierò con il secondo giro, prenderò questa parte, diciamo, dritta come appunto parte dritta del lavoro, quindi questo sarà il dritto e questo sarà il rovescio. Ovviamente è gusto personale, quindi se voi preferite avere la parte, diciamo, in rilievo come dritto, semplicemente girate e iniziate da questa parte invece che con questa. Allora, quindi abbiamo finito questa parte di gennaio, procediamo. Vi faccio vedere un po' il filato che ho scelto per febbraio. Allora lo apro. Allora, il tipo di filato è sempre lo stesso, quindi questo Woolbien Moonlight Batik, di cui vi lascio sempre il link in descrizione, e ci sono di tutte le varie colorazioni che utilizzeremo per il progetto. Io ho scelto questa qua con del viola e del fucsia perché, se vedete, riprende molto come viola questo qua che abbiamo usato per gennaio, e invece che andare verso una sfumatura grigia e fredda come quello appunto di gennaio, va verso una sfumatura fucsia rosato. Mi piaceva perché appunto con l'idea di San Valentino mi piaceva l'idea di dare un tocco fucsia a questo mese. Vi dico già che partiamo con la lavorazione doppia, quindi sostanzialmente andremo a unire due filati e li lavoreremo insieme. Quindi prendo una codina di un filato, prendo la codina dell'altro e li andiamo a unire con un semplice nodino. Così. Ok? Dopodiché prendiamo la nostra coperta, quindi dal lato che abbiamo deciso di lavorare come dritto, faccio il mio cappietto con i due fili, il mio uncinetto sempre 3,5, ripeto, in realtà la confezione consiglia un 3, infatti molti di voi mi avete scritto che effettivamente voi vi siete trovati meglio col 3 e lavorate col 3. Ovviamente dipende dalle mani, da che tipo di lavorazione hai. Io ho una lavorazione molto stretta che tende a stringere molto il lavoro, quindi uso sempre un mezzo punto in più di uncinetto. Allora, quindi abbiamo fatto il nostro cappietto, allarghiamo un po', lo leviamo, entro all'attaccatura, che poi è la seconda catenella che avevo fatto per alzare del lavoro, e mi attacco col nostro uncinetto. Prendo il cappietto e faccio passare in questo modo il colore, il filato. Mi levo i due, ok, questi due cappietti, diciamo queste due cordine di avviamento, li inglobo e iniziamo facendo una catenella e un punto basso in tutti i punti. Dovremo andare a gettare dei punti di base, ok? Quindi facciamo dei semplici punti bassi lungo tutta la riga. Perché ho deciso di unire due filati, cioè due fili dello stesso colore? Innanzitutto perché volevo un po' più di movimento e soprattutto il punto che andremo a fare viene bene se è un pochettino più spesso, quindi sul filato sottile si vede ma veramente poco, e quindi rischiava poi di andare a fare una lavorazione che poi su un filato così sottile non rendeva per niente l'effetto. Quindi unendo due fili si vedrà un po' di più l'effetto che voglio andare a fare. E poi perché comunque abbiamo fatto un punto nel mese precedente che comunque è in rilievo e lavorato in spessore, perché comunque non è un punto semplicemente piatto, ma vedete
ha un po' di spessore e quindi andare repentinamente a cambiare lo spessore della lavorazione da una fascia all'altra non mi piaceva tanto come idea, preferivo una cosa magari un pochino più graduale e quindi ho detto facciamo un doppio filo così il punto rende meglio, la coperta cambia colore e cambia spessore in modo più omogeneo, soprattutto all'inizio perché nella parte centrale ancora ci può stare avere due spessori diversi, dà anche carattere al lavoro, ma nella parte proprio iniziale rende un po' il lavoro strutturalmente un po' più instabile perché comunque la parte iniziale e la parte finale sono di solito quelle che si tirano di più perché appunto le coperte vengono prese, tirate, eccetera e quindi avere una debolezza diciamo strutturale proprio in questi punti non mi piaceva tanto come idea e quindi ho deciso di fare così. Ovviamente voi siete liberi di modificare tutto come preferite per personalizzare ancora di più il progetto, però ecco, se vi state chiedendo il perché di questa scelta, ci sono delle motivazioni anche tecniche dietro. Quindi procediamo e continuiamo a fare le nostre maglie basse per tutta la prima riga. Eccoci qua, ho finito la prima riga, diciamo, di avviamento in maglie basse. A questo punto faccio una catenella, giro il lavoro, che qua è un po' ingombrante, ok? Giro il lavoro e sostanzialmente ovviamente la prima catenella che abbiamo fatto mi sostituisce la prima maglia bassa. Quindi ne vado nella seconda maglia bassa e faccio una maglia bassa normale. Quindi la prima e l'ultima maglia bassa saranno sempre normali, mentre quella in mezzo è una lavorazione molto semplice. Si entra come per realizzare appunto una maglia bassa, quindi in questo modo, invece che far passare il filo davanti all'uncinetto, lo si prende in questo modo e lo si aggrappa fuori e si lavora una maglia bassa normale. E di nuovo invece che da davanti lo si prende tipo gancio appunto e si procede. Di nuovo entro. Allora io per ricordarmi sempre, perché questo è un punto un po' insidioso, non nella difficoltà perché è molto semplice, però nell'automatismo della lavorazione ogni tanto anch'io mi perdo. Il punto è, se io vedo, quando prendo il filo, se io vedo che il filo è dietro all'uncinetto, allora è giusto. Se io vedo che è davanti, vuol dire che sto facendo una maglia bassa normale e quindi sto sbagliando. Occhio perché a me capita spesso che magari faccio questo punto per qualche lavoro e poi riprendo in mano un altro lavoro che invece necessita di una maglia bassa normale e non mi ricordo, cioè rimango quei 2 secondi e dico ma com'è che si fa la maglia bassa? Non mi ricordo più, è da davanti o è da dietro. Devo fare un po' di prove. Allora, a questo punto qua, che come vedete entro, aggrappo, tiro fuori e faccio una maglia bassa normale, è apparentemente normale, ma si nota un po' dopo 2 o 3 righe, che ha lo stesso, diciamo, pattern nella maglia bassa, ma dà un effetto incrociato, perché vedete che sembra che quella precedente e quella superiore si incrocino. Si vede un po' meglio dopo un po' di righe, quindi è un punto che rende di più su una superficie allargata. Questo mi porta al secondo punto. È ovvio che appunto è una cosa, ognuno decide come procedere nella lavorazione, ma il mio consiglio in questo caso e per questo mese è di calcolare invece che una riga al giorno di farne 2, perché appunto questo è un punto che rende di più sulla lunghezza, quindi su un lavoro un po' più ampio e soprattutto perché essendo che prima abbiamo fatto una lavorazione in maglia alta,
Se facessimo una sola riga al giorno, diciamo la fascia di febbraio sarebbe molto più sottile di quella di gennaio, che non è per niente, cioè non è per forza una cosa negativa, nel senso che comunque è anche bello il fatto che le fasce non siano tutte alte uguali, perché dà anche una percezione, non so, del passare del tempo, no? In modo diverso. Però appunto è una scelta che ognuno poi fa. Io farò così, farò 2 righe al giorno invece che una, perché preferisco avere una fascia un po' più larga su cui il punto può, diciamo, risaltare meglio. Ovviamente voi siete liberi di fare una riga al giorno, di farne 3, ecco, non esagererei semplicemente perché poi magari le proporzioni della coperta, diciamo, si sballano un po', perché se voi fate che ogni giorno fate 4 righe, invece che una o invece che 2, è ovvio che poi per 12 mesi viene magari una coperta molto lunga e però stretta, e quindi è un po' strano, ecco. Però fare in questo caso, diciamo, attutire la differenza di altezza del punto facendo una riga in più al giorno, diciamo che equilibra perfettamente il lavoro. Vedete che appunto piano piano si forma un po' questo effetto incrociato, e in più questo qua è un punto termico, quindi tiene caldo e quindi è perfetto per la nostra coperta, e soprattutto è perfetto da fare adesso, quindi che fa freddo, e quindi lavorarlo non è fastidioso, ecco. Quindi sostanzialmente questo qua è il punto di questo mese. Ho pensato a questa X, vedete che su questa colorazione forse si vede un po' meglio, che appunto crea questa V, il punto, invece che essere dritto come una maglia bassa normale, crea questa sorta di V che una volta terminato il lavoro dà un effetto un po' a X, diciamo, del lavoro. Dà un effetto un po', diciamo, compatto, come lo dà quello della maglia bassa, ma con un po' più di carattere, ecco. E ho pensato alla X perché appunto essendo il mese di San Valentino, diciamo la X è un po' il simbolo del bacio, no? E quindi ho pensato che potesse essere una cosa carina utilizzare questo punto in questo mese. Poi appunto avendo il doppio filato, il doppio filo diciamo, dà ancora più dinamicità al filato, ai colori, perché dopo una fascia, diciamo, di gennaio molto lineare nelle sfumature, nei cambi di colore, ma anche regolare all'interno dei cambi colore stessi, perché appunto si vedono proprio, vedete, si vedono proprio i pattern, diciamo, di ripetizione del colore. Volevo proprio dare un bello stacco con una fascia proprio molto più geometrica, molto più dinamica, e quindi ho deciso di unire il doppio colore, di unire con un punto incrociato che lo dinamicizza ancora di più, e quindi insomma questi sono un po' i motivi per cui ho scelto questo punto e questa particolarità appunto del doppio filo. Niente, quindi questo è, vedete, automatismo, stavo già facendo la maglia sbagliata. Bisogna stare un po' all'occhio perché è facilissimo sbagliare soprattutto nelle prime righe. Poi dopo un po' che si lavora viene automatico, però nelle prime righe è proprio l'abitudine che fa fare la maglia bassa normale. Quindi procediamo in questo modo e io farò appunto 2 righe ogni giorno. Niente, questo quindi è il punto di febbraio. Vi lascio sempre in descrizione tutto, diciamo, lo storico di questo progetto, quindi il link al video introduttivo del progetto, il link diciamo del mese di gennaio, e appunto il link a dove poter acquistare i filati che stiamo utilizzando.
E niente, una piccola informazione: nei prossimi giorni, a breve insomma, pubblicherò anche un video che è molto importante per me, e, che riguarda un po' il senso del canale, il perché è nato, come è nato, e un po' diciamo, di storia raccontata di come è nato il progetto. È un video per me molto importante, quindi spero vi piaccia. Ci è voluto tanto a realizzarlo, però insomma mi sembrava una cosa bella da condividere con voi. E niente, poi a breve, appena YouTube me ne darà la possibilità, attiverò anche gli abbonamenti al canale. Ovviamente sarà una cifra, diciamo, simbolica, perché è semplicemente una cifra che serve per sostenere il progetto e insomma anche per darmi la possibilità di continuare a realizzare questi contenuti, in modo da sostenere appunto un po' tutto, anche i filati che compro per realizzare i video, eccetera. Semplicemente quello è. Adesso non so esattamente quali sono i tagli di YouTube, ma mi sembra che il più basso sia da 1,99 € al mese, e io sceglierò quello più basso ovviamente, perché appunto è una cifra simbolica di supporto, ecco. E niente, quindi poi appena saranno disponibili ovviamente farò un post sulla community, e quindi chi è iscritto riceverà la notifica. E quindi niente, anche per questo mese abbiamo il nostro punto su cui lavorare. Sì, con questa accoppiata bianca-fucsia devo dire che si vede molto di più l'incrocio, quindi sono soddisfatta. Del filato, per quanto riguarda il filato, perché appunto, come avevo detto nell'introduzione, sto facendo questo progetto con voi, in diretta praticamente, per cui non so bene cosa aspettarmi. Ho scelto questo filato perché appunto era regolare, e abbastanza regolare come filato, e c'era in tante sfumature, quindi mi permetteva di fare una lavorazione unica. Diciamo, le note principali di questo filato è: uno, sicuramente i colori che si vedono nella preview sono molto più carichi di quanto sembra. Quindi anche questo filato qua che stiamo usando adesso sul sito, che poi è Amazon, sul sito sembrava molto più chiaro, molto più delicato, e infatti io avevo anche un po' paura che il progetto poi diventasse un po' smorto. E invece poi quando sono arrivati hanno proprio delle tonalità bellissime, molto accese, quindi questo è un punto a favore. E invece un punto contro è che sono un po' pelosetti, ecco, lasciano un po' di peluria, che in realtà non è una cosa. Sono morbidissimi, quindi ho anche provato a tenerli sul corpo, non pizzicano assolutamente, sono morbidissimi. Per cui questa peluria qua magari c'è anche a chi piace come effetto un po' peluscioso. Però secondo me una volta poi lavata e stirata perde un po' di questo effetto, quindi sono fiduciosa che poi alla fine del progetto scopriremo se questa caratteristica rimane o no. Tra un anno lo scopriremo. Niente, quindi io sto procedendo, sono quasi arrivata alla fine. Questo è, diciamo, il primo effetto. Poi, come ho fatto con gennaio, lo farò anche con febbraio ovviamente, dopo una decina di giorni. A febbraio avevo fatto l'8 mi sembra, quindi dopo una decina di giorni che inizierà a vedersi un po' di più il pattern, vi farò un video di aggiornamento, e poi appunto potete continuare in questa direzione fino al 1° marzo, e poi il 1° marzo farò uscire il nuovo video, quindi diciamo il nuovo punto esce sempre il primo del mese successivo, e circa verso il 10 del mese faccio un aggiornamento, quindi questa è un po' la scaletta. E niente, grazie per avermi seguita. Qualsiasi dubbio o domande scrivetemelo nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie e ciao!